Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handy Handmade. Con il video di oggi impareremo a realizzare una maglia a mezze maniche con un top down con lo scollo a V. Quindi una tecnica interessante, tutto sommato abbastanza facile da realizzare seguendo le nostre indicazioni. La particolarità è che creeremo un top down che ci permetterà di dare spazio anche alle signore un po' più formose, quindi daremo anche le indicazioni per creare la maglia per chi ha il seno abbondante. Abbiamo utilizzato il filato Eco Denim sia nella colorazione moulinet sia a tinta unita per fare questo simpatico bordino a contrasto sullo scollo, sulle maniche e anche sul fondo. Come potete vedere è molto carino questo effetto di contrasto che rende il capo veramente particolare. Io ho utilizzato per una comoda taglia 46-48 con un giroseno di 110 e una lunghezza di 55 cm della maglia 5 gomitoli di filato moulinet e mezzo gomitolo di filato tinta unita. Ma iniziamo subito il nostro tutorial con le prime indicazioni di base. Iniziamo la descrizione del nostro lavoro come al solito dando delle indicazioni su come si prendono le misure. Dobbiamo tenere presente quando lavoriamo una maglia quella che è la misura della taglia, che è questa misura che si prende passando sotto le ascelle e sopra lo sterno, naturalmente passando poi dietro alla schiena. Questo si chiama taglia. Poi abbiamo il giroseno che si prende passando dietro la schiena, sotto il giromanica e poi sulla punta più esterna, diciamo più estrema del nostro seno. La vita e i fianchi sono nel punto più largo del nostro bacino. Queste misure ci servono quando dobbiamo costruire una maglia. In linea di massima possiamo avere un giroseno ampio, un punto vita ampio oppure dei fianchi larghi, a seconda di quella che è la nostra fisicità, così costruiremo il nostro indosso. Questo lavoro sarà eseguito con la tecnica del top down, quindi partiremo dallo scollo e andremo a costruire con dei giri di andata e ritorno sia il davanti che il dietro contemporaneamente. Io creerò uno scollo a V sul petto, mentre dietro avremo uno scollo rettangolare. Fondamentale quando lavoriamo il top down è capire che tipo di scollo vogliamo, che ampiezza vogliamo dare allo scollo a seconda che sia un lavoro per l'estate o un lavoro per l'inverno, e quindi poi a seconda del filato e dell'uncinetto utilizzato anche il numero di maglie di partenza. Nel momento in cui noi andiamo a lavorare un top down dobbiamo fare questo tipo di costruzione. Questo è il nostro scollo, facciamo finta che lo dividiamo come se fosse un rettangolo. In particolare io voglio fare uno scollo a V, quindi andrò a considerare 3 lati di questo rettangolo o quadrato a seconda di come vogliamo dividere le maglie. In particolare io partirò da una forma rettangolare, dopodiché andrò a fare degli aumenti che mi porteranno a creare lo scollo a V sul davanti. Dove si fanno questi aumenti? Gli aumenti si fanno nei 4 angoli, li andiamo a delimitare con il simbolo di una catenella. Quindi andiamo a calcolare il numero delle maglie totali, detraiamo, sottraiamo un lato perché sul quarto lato non avremo maglie all'inizio e poi lavoriamo su questi altri 3. Nel momento in cui andiamo a lavorare dei giri con gli aumenti andiamo a fare questo tipo di costruzione, quindi avremo un lavoro che si presenta in questo modo e va poi diviso a metà, piegato in modo da poter essere indossato. Una volta piegato il nostro lavoro a metà viene fuori una forma del genere, quindi lo scollo a V sul davanti, lo scollo rettangolare dietro, chiudiamo, questo è il nostro giro manica e poi proseguiamo la lavorazione lungo il busto. Questo busto, a seconda di come saranno le nostre misure, potrà essere lavorato in modo lineare, quindi dritto, oppure ad A, quindi con ulteriori aumenti sui fianchi se vogliamo dare una linea un po' più piramidale e più comoda su vita e fianchi. Perché? Perché potremmo avere un seno piccolo
e una vita larga, un seno piccolo e dei fianchi larghi. Viceversa, invece, potremmo avere un seno importante, quindi abbondiamo sulle maglie che stanno sul seno e andiamo invece poi a dare una linea dritta sui fianchi perché non abbiamo problemi di vita o di fianchi. Ma a questo punto vediamo con il filato che ho utilizzato io, che è l'Ecodenim, l'uncinetto 3,5, quali sono per le taglie corrispondenti il numero di catenelle di partenza. Allora, noi andiamo a costruire questo rettangolo facendo 20 maglie per il dietro, 10 e 10 per le spalle e 1 e 1 sul davanti di destra e sinistra. Le 4 catenelle, questi simboli tondi, rappresentano i punti di angolo e quindi i nostri aumenti. Quando parliamo di taglie piccole, quindi una S e una M, che vanno dalla 40 alla 44 circa, noi facciamo degli aumenti negli angoli in questo modo, cioè faremo maglia alta, catenella, maglia alta, quindi una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto di angolo. Passiamo alla M. Invece di 20 facciamo 24 catenelle, invece di 10 per le spalle ne facciamo 12 e quindi sempre una per il davanti di destra e di sinistra. Il numero delle catenelle ve lo do spezzato così in modo che poi voi sappiate dove mettere il marcapunti, che è nel punto di angolo, dove andranno fatti gli aumenti, ma questo poi lo vedremo quando lavoreremo con l'uncinetto. Io ho eseguito invece una taglia L che corrisponde circa ad una 46, avviando 30 catenelle per il dietro, 12 e 12 per le spalle e naturalmente la solita catenella per la maglia del davanti a destra e a sinistra. In questo caso, avendo una taglia un po' più grande, vado a fare degli aumenti doppi, cioè nei punti di angolo andrò a costruire 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, questo in ciascuno dei punti di angolo, e questo quindi sarà per me un aumento doppio. Per quanto riguarda la taglia XL, continuo a fare gli aumenti doppi perché parliamo di una taglia un po' più importante, 34 catenelle per il dietro, 14, 14, 1 e 1. In sostanza, io quante catenelle ho avviato? Ho avviato ad esempio 60 catenelle per la mia taglia perché ne ho fatti 30 per il dietro, più i 4 angoli sono 34, più 12 46, più 12 58, più i 2 del davanti ho 60 catenelle. Lo stesso calcolo lo posso fare per ciascuna delle taglie che ho rappresentato. Quindi, ripetendo, abbiamo detto taglia 40-44 aumento singolo, taglia dalla 46 alla 52 aumento doppio nell'angolo. Per quanto riguarda invece il davanti, dove abbiamo il seno e possiamo avere un seno importante, in questo caso sul davanti faremo 2 aumenti sia sul giro di andata che sul giro di ritorno e vedremo ora con l'uncinetto come si fa. Se invece abbiamo un seno piccolo, quindi il nostro giro seno corrisponde quasi alla nostra misura di taglia. Nel mio caso, per esempio, se prendo la taglia ho tipo 92, quindi corrisponde a una 46. Se vado a prendere il giroseno ho 105, quindi ho una bella differenza, ho ben 17 centimetri di differenza tra la misura sullo sterno e la misura sul giroseno. In questo caso io devo fare più aumenti. Quando lavoro il davanti, nella parte a destra e a sinistra del davanti vado a fare 2 aumenti sia all'andata sia al ritorno. Nel caso in cui invece avessi un seno piccolo vado a fare un solo aumento sia nel giro di andata che un aumento solo nel giro di ritorno. Questo lo vedremo lavorando. E quindi queste sono solo le prime delucidazioni che ci servono per impostare il lavoro. Ma iniziamo ad avviare, nel mio caso per la taglia 46, le 60 catenelle che mi servono per iniziare il lavoro. Ho avviato le 60 catenelle necessarie per partire con la taglia 46 e sono andata a mettere i marcapunti seguendo la leggenda, cioè ho una maglia, poi un aumento e in corrispondenza della maglia dell'aumento ho messo il marcapunti, ho
contato 12 catenelle, nella 13ª ho un altro aumento, quindi metto un altro marcapunti, poi ho contato 30 catenelle, in quella successiva, la 31ª, ho messo il marcapunti per fare gli aumenti nell'angolo, ancora 12 e un altro marcapunti per l'aumento e una maglia singola che mi servono poi per i davanti. Come vi ho detto, io eseguirò una canotta per il seno grande, quindi andrò a fare sull'estremità sia a sinistra che a destra 2 aumenti sia nel giro di andata che per il ritorno, per dare più spazio al seno. Nel caso in cui volessi invece un davanti, diciamo che è più simile al dietro, quindi con meno ampiezza rispetto a quello che faccio con 2 aumenti, vado a fare semplicemente un aumento singolo, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Ma andiamo a vedere praticamente come lavoriamo. Ho eseguito 60 catenelle mettendo poi i marcapunti. Inizio il primo giro facendo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e nello stesso punto di partenza vado a fare una maglia alta. Sono già arrivata al punto dell'angolo, quindi dove devo andare a fare il mio doppio aumento, e lavoro nel punto dove ho il marcapunti, maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle e sempre 2 maglie alte dello stesso punto. Quindi ho eseguito questo aumento doppio per l'angolo. Ho ora 12 maglie alte singole da lavorare, una in ciascuna maglia di base. Eseguo la maglia numero 12 e mi trovo in corrispondenza del marcapunti. Vado a fare il mio aumento doppio, cioè maglia alta, 2 catenelle e sempre nello stesso punto altre 2 maglie alte. Non vi preoccupate se il punto si allarga, naturalmente poi lavorando andrà tutto a posto. Eseguito l'aumento di angolo, mi trovo ora 30 maglie alte singole. Sto lavorando sempre la taglia 46, voi seguite la leggenda, ma naturalmente dovrebbe venire tutto in automatico visto che avete già posizionato i marcapunti. Eseguo la 30ª maglia alta e mi trovo nuovamente in corrispondenza del marcapunti. Vado a lavorare in questa catenella il solito aumento doppio, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ecco le 2 catenelle e chiudo con le successive 2 maglie alte. Oltrepasso il marcapunti, mi trovo 12 maglie alte da lavorare, quindi sono in corrispondenza dell'altra spalla e lavoro 12 maglie alte singole. Lavorate le 12 maglie alte, mi trovo in corrispondenza del marcapunti, faccio il mio aumento doppio, ancora, questo è il quarto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto e vado poi a chiudere questo mio giro con l'ultima maglia alta. Ecco qui, una maglia alta. Visto che dall'altro lato avevo fatto 3 catenelle più la maglia alta, vuol dire che ho fatto direttamente un aumento e lo vado a replicare, quindi chiudo l'ultimo punto con 2 maglie alte. Andiamo a vedere un po' il risultato di questo nostro primo giro. Il dietro di 30 maglie alte, i laterali, quindi le spalle di 12 e 12, la maglia sul davanti e naturalmente i nostri 4 angoli che già dal primo giro ci permettono di girare il lavoro e di formare lo scollo. Quindi abbiamo già impostato benissimo il nostro top down. Ripeto, che cosa sto facendo? Sto lavorando un top down per un seno grande, quindi farò degli aumenti doppi anche per quanto riguarda il davanti.
Iniziamo ora il nostro secondo giro. Visto che sto lavorando un top down per un seno grande sul davanti e sto lavorando soprattutto uno scollo a V, per il davanti andrò a fare 2 aumenti su ciascuna estremità. E come faccio? 3 catenelle è la mia prima maglia, giro il lavoro e nello stesso punto, quindi sul primissimo punto, vado a fare 2 maglie alte. Quindi questa è la prima e questa è la seconda. Sul primo punto quindi ho le 3 catenelle e 2 maglie alte. Farò la stessa cosa sull'altro lato, dove chiuderò naturalmente con 3 maglie alte. Se avessi il seno piccolo farei solo le 3 catenelle e una maglia alta. Dopodiché lavoro tutte le maglie che mi trovo lungo il mio cammino, quindi 1, 2, 3. Come le lavoro? Facendo delle semplici maglie alte, quindi una maglia alta, passo oltre, un'altra maglia alta e ancora la terza maglia alta. Arrivati in corrispondenza delle 2 catenelle dell'aumento del punto del giro sottostante, vado a fare sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte in corrispondenza delle 2 catenelle sottostanti. Quindi dove ho le 2 catenelle vado a fare l'aumento doppio. Lavoro ora tutti i punti che ho sotto facendo una semplice maglia alta, quindi per ciascuna maglia alta sottostante faccio una maglia alta, una in ciascuna sottostante, quindi già sto dando vita ad una bella serie di aumenti, perché sto lavorando una taglia 46-48 con il seno grande. Se avessi avuto una taglia S e un seno piccolo non avrei fatto tutti questi aumenti, perché avrei proceduto nell'angolo facendo maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, e nell'estremità facendo solo un aumento. Arriviamo a lavorare tutte le maglie fino alle prossime 2 catenelle. Lavoro l'ultima maglia alta prima delle 2 catenelle e in corrispondenza delle catenelle dell'angolo vado a fare il mio aumento doppio, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Proseguo nello stesso modo, quindi lavorando una maglia alta su ciascuna delle maglie alte sottostanti e facendo l'aumento doppio in corrispondenza delle 2 catenelle fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro vedremo come chiuderlo per non sbagliare facendo i nostri 2 aumenti. Sono arrivata alla fine del giro, dove vado a seguire l'ultimo dei miei aumenti e quindi vado a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Come ho fatto per tutta la lunghezza di questo giro, continuo lavorando una maglia alta su ciascuno dei punti sottostanti, quindi ne ho 4 e vado a lavorare 1, 2, 3 e 4 maglie alte. La quarta maglia la vado a prendere nella terza catenella di avvio del giro sottostante. Avendo fatto 4 maglie, ora devo fare i 2 aumenti che mi toccano in ciascun giro, sia a destra che a sinistra. Quindi nello stesso punto, nell'ultima catenella, vado a fare 2 maglie alte, quindi le 4 che mi trovavo normalmente sul lavoro più 2, sempre più 2. Ora avvio il terzo giro, sempre con 3 catenelle, giro il lavoro e nello stesso punto, nel primissimo punto, 2 maglie alte di aumento. Questo lo faccio a destra e a sinistra in ogni giro. Lavoro ora una maglia alta in ciascuna delle maglie alte sottostanti fino alle 2 catenelle dell'aumento del giro precedente, quindi tante maglie alte. Arrivata a questo punto andrò a fare il mio aumento doppio. In questo modo continuo a costruire il mio top down, che cresce contemporaneamente sul dietro, sulle spalle e sul davanti, dando proprio al davanti una proporzione di crescita molto abbondante, perché è quello che voglio dare a questo lavoro. Continuiamo per 12 giri. Dopo aver eseguito 12 giri avremo questa situazione. Abbiamo fatto gli aumenti
nei 4 angoli e in più abbiamo abbondato, abbiamo fatto 2 aumenti anche sul finire a destra e a sinistra in modo da dare più spazio al seno. Vediamo ora a che misure stiamo. Innanzitutto pieghiamo a metà il nostro lavoro come se lo dovessimo indossare, il davanti, le spalle e il dietro, e prendiamo le misure. Abbiamo un giro manica di circa 18 cm, che quindi è sufficiente a far passare il nostro braccio. Abbiamo poi una larghezza di circa 46 sul davanti, quindi anche 46 sul dietro, siamo a 92 cm. Teniamo conto che abbiamo fatto più aumenti sul davanti per dare più spazio ad un seno importante, quindi abbiamo circa 8 cm in più, 4 e 4, quindi siamo ad una circonferenza di circa 100. Il punto in cui siamo arrivati è quello sotto al giro manica, quindi ancora non siamo arrivati al giroseno, probabilmente abbiamo un giroseno più importante, quindi che cosa facciamo? Non smettiamo con gli aumenti, ma li facciamo solo sul davanti. Quindi andiamo a chiudere il punto del giro manica, perché dobbiamo lavorare solo il busto. Qui passerà il nostro braccio, se vogliamo dopo aggiungeremo un po' di manica. Quindi andiamo a lavorare solo qui il nostro filo, andando in questo senso, girando sul dietro e rigirando subito sul davanti. Andiamo ad escludere la parte di spalle e braccia. Noi vogliamo lavorare una maglia che sia chiusa davanti, ma non avendo ancora raggiunto, che ne so, ad esempio 110 cm di giroseno, non possiamo ancora chiudere il lavoro, ma dobbiamo continuare a fare degli aumenti almeno per altri 3-4 giri, quelli che saranno sufficienti a dare il giusto numero di centimetri, quindi la giusta circonferenza seno alla nostra maglia. Proseguiamo quindi nello stesso identico modo in cui abbiamo lavorato fino ad ora, facendo gli aumenti, 2 aumenti a destra, 2 aumenti a sinistra e girando intorno senza più fare aumenti. In questo modo avremo una linea dritta della nostra maglia. Se volessimo dare una linea svassata, una linea ad A, dovremmo continuare a fare gli aumenti, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte anche nel punto che sta sotto il giro manica, quindi praticamente nel laterale del nostro fianco. Se vogliamo, ripeto, dare una forma ad A, facciamo gli aumenti sui laterali, quindi in questo punto e in questo punto dove abbiamo chiuso il giro manica. Per dare più spazio al nostro seno facciamo gli aumenti sul davanti. Io voglio una linea dritta, perché comunque il mio giroseno è il punto più largo della mia figura, quindi non mi serve abbondare anche sulla vita o anche sui fianchi, e quindi continuo con altri 3-4 giri di aumenti per dare maggiore spazio. Prendo il mio lavoro e inizio con le mie 3 catenelle e 2 aumenti nello stesso punto, proprio come ho fatto fino ad ora. Lavoro poi una semplicissima maglia alta in ciascuno dei punti sottostanti, quindi arrivo anche al punto dove ho il marcapunti che mi va a delimitare il mio giro manica. In questo punto proseguirò dritto e non andrò ad escludere la parte del braccio dove passa il mio braccio, e continuerò dall'altro lato. Ripeto ancora una volta, se voglio dare morbidezza sul fianco, qui farò un aumento facendo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, ma nel mio caso non sarà così, quindi arrivo dall'altro lato e anche dall'altro lato sul finire del giro vado a fare 2 aumenti. Proseguiamo per 4 giri almeno. Una volta effettuati 3 giri sotto il giro manica ho raggiunto la dimensione per me ideale. Visto che voglio fare un maglioncino chiuso con lo scollo a V però chiuso sul davanti, ora farò un giro dove vado ad unire i 2 davanti, e quindi proseguirò dritto. Farò comunque dei giri di andata e ritorno per dare lo stesso movimento al punto, altrimenti se inizio a girare il circolo la maglia alta si vede che è diversa, perché la lavorazione è diversa. Andiamo a completare il nostro
giro, il nostro prossimo giro, dopodiché uniremo i due davanti e continueremo per circa 35 centimetri a lavorare dritto, facendo una maglia alta sopra un'altra maglia alta. Ripeto, solo nel caso in cui vogliate una vita e dei fianchi molto morbidi, andate a fare sotto il giro manica in questo punto, quindi dove abbiamo l'apertura per il braccio, degli aumenti a V, quindi facendo maglia alta, catenella, maglia alta, oppure ancora di più 2 maglie alte, 2 catenelle maglia alta se avete proprio un grandissimo dislivello tra il girosino e il girofianchi. Questo è il nostro scollo a V. Ho proceduto a chiudere, quindi ora proseguirò con dei giri continui, mi raccomando giri di andata e ritorno, però a questo punto stacco il filo, lo taglio in modo da non avere la chiusura del giro sul davanti, perché se continuassi a lavorare con la chiusura del giro sul davanti rischio che sia visibile il punto di chiusura. Quindi per una questione semplicemente estetica, per evitare che il punto di chiusura si veda, cosa faccio? Chiudo il giro, quindi vado ad unire i due davanti e ricomincio sul laterale in un punto nascosto. Vado a ricominciare nel punto sotto al giro manica. Riattacco il mio filo semplicemente iniziando sotto il giro manica e vado a lavorare tutti i centimetri che mi interessano, facendo una semplice maglia alta. Inizio ecco con le 3 catenelle e poi con una semplice maglia alta sopra ciascuna delle maglie alte sottostanti. Vi ripeto, questo vale soprattutto se lavoriamo dei filati a tinta unita, di lavorare comunque dei giri di andata e ritorno per rendere uniforme il punto su tutta la lunghezza della nostra maglia. Una volta chiuso il giro manica abbiamo continuato gli aumenti per fare lo scollo a V un po' più profondo e dare maggiore ampiezza. Abbiamo raggiunto circa 54-55 centimetri per il davanti e per il dietro, quindi un giroseno, andiamo a coprire un giroseno di circa 110 centimetri, quindi veramente una taglia molto comoda. Misurando dalla spalla alla vita abbiamo 50 centimetri. Dopo il giro manica, quindi a partire dalla chiusura del giro manica, ho eseguito 30 giri. Poi naturalmente a seconda di come vi piace, di come la vostra figura, farete più o meno giri rispetto a quelli che ho fatto io. Questo è l'aspetto che ha la manica quando chiudiamo il giro manica del top down. È una manica accennata appena sulla spalla. Io ho aggiunto 3 giri. A questo punto facciamo una variante, aggiungerò un colore, il blu, che è uno dei colori, insieme al rosso e al beige, che troviamo all'interno del nostro moulinet, nel nostro filato moulinet. Quindi aggiungo dei bordi con il blu, naturalmente finisco di fare i 3 giri anche dall'altro lato, dopodiché farò dei bordi con il blu sia sullo scollo che sulla manica che sul fondo. Parto dalla estremità più bassa dello scollo, nella punta della V, faccio una catenella per attaccare, diciamo così, il lavoro e vado a lavorare una serie di maglie basse, tante quante ne sono necessarie a dare uniformità al lavoro. Avendo delle maglie alte che sono un po' come dire coricate perché le abbiamo in diagonale, facciamo in linea di massima 2 maglie basse in ciascun punto alto sottostante che troviamo lavorato in diagonale. Quando avremo invece, come in questo punto, da questo punto in poi per tutta la parte di dietro e l'altra spalla, quando avremo invece una maglia alta in verticale, andiamo a fare semplicemente una maglia bassa sopra ciascuna maglia alta sottostante. Quindi proseguiamo e andiamo a ricoprire tutto lo scollo con questo giro di maglie basse. Ho eseguito giusto 2 giri a punto basso lungo il contorno dello scollo. Vedete come la nostra canotta, il nostro lavoro ha acquistato subito un altro carattere molto più particolare. Possiamo eseguire, avendo filato, anche sulle maniche e sul bordo inferiore della nostra canotta 2-3 giri a seconda di quello che è il nostro gusto, sempre in contrasto. In questo modo la nostra canotta, con questo stile un po' 70 anni 70, sarà completa e perfetta.
Abbiamo terminato la nostra canotta realizzando lo scollo in contrasto, anche la mezza manica è stata terminata con 2 giri fatti a punto basso con il filato blu a tinta unita. Alla fine ho deciso di aumentare un pochino la manica, quindi dopo la chiusura del top down ho realizzato 6 giri prima di fare il bordino in contrasto. Come già vi avevo detto nell'ambito del tutorial, dopo aver chiuso il giro manica sono stati realizzati 30 giri sempre con il filato moulinet e 4 giri alla base con il filato a tinta unita. La cosa fondamentale di questo lavoro è l'impostazione iniziale, quindi scegliere il numero di catenelle per l'avvio, fare gli aumenti a seconda della taglia con una V o una doppia V, a seconda che sia una taglia dalla 40 alla 44 o una taglia superiore, dopodiché il tutto viene in automatico. Chiudiamo il giro manica, facciamo le maniche e allunghiamo la nostra canotta. Lo scollo a V in questo caso è stato regolato per un seno abbondante. Se avete una misura più contenuta non farete tutti gli aumenti che ho fatto io, ma questo l'abbiamo già visto nell'ambito del tutorial. A questo punto non ci resta che salutarci, sperando che questo video vi sia stato utile e sarà utile per i vostri futuri lavori. Buon divertimento!